Buongiorno amici del canale. Ciao. Oggi siamo da Lassio. Sì. A casa di Riccardo. Sì. No, veramente no. Lui andrà ad Alassio. Lui andrà ad Alassio in una bellissima casa di proprietà di Riccardo, che è un barman professionista in pensione, ma con un sacco di voglia di fare ancora tanto casino, vero? Casino nel senso positivo, perché in questa bellissima casa vorrà fare tantissime cene con i suoi amici e tutto il resto. Essendo un barman professionista, si divertirà sicuramente con queste cene a fare cocktail e altro. Quindi questo mobile, che è suo, dovrà star bene nella nuova casa, che ha avuto un restyling importante nel salone, sia restyling che diciamo ristrutturazione. Sì. Però noi abbiamo messo ampiamente zampino, soprattutto su quest'ala della casa. Lui diciamo ha più un valore sentimentale che economico, perché questo qua è un mobile, sapete, di poco pregio, no? Non è né legno massello né antico, ma ha secondo me sia la struttura che le capacità per diventare perfetto per quell'angolino sotto scala dove andrà a finire. Dentro ha proprio lo spazio perfetto per mettere tutto il necessario per fare dei fantastici cocktail, e quindi la parte superiore, che oltretutto è in vetro, non si rovinerà appoggiando una bella coppa di martini, piuttosto che un margarita, piuttosto che tutto quello che vuole Riccardo. Quindi mobile concepito apposta per diventare il suo angolo bar perfetto nella sala da pranzo. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Siccome Riccardo è un tipo particolarmente moderno, mica vogliamo lasciare questa roba qui? No. Questa roba qui è un vetro che negli anni è stato appunto, no, non negli anni, quando è stato creato, è stato rivestito da questo tipo di carta adesiva. Da un lato è carta, dall'altra parte adesiva. Io e Emma ora lo cospargeremo di staccaparati. Lo staccaparati andrà a, diciamo, iniziare a scollare il primo strato di carta e di colla. E questo passaggio secondo me ci faciliterà tantissimo l'eliminazione, anche perché noi non vogliamo rigarlo questo vetro, perché ci serve poi per proteggere il nostro restyling. No? Giusto? Quindi staccaparati e iniziamo. Questo è lo staccaparati che noi utilizziamo di solito, c'è anche la colla d'apparato della stessa azienda, vedete voi quale utilizzare. Noi lo diluiamo così, abbastanza a occhio, metto più o meno un dito di staccaparati con dell'acqua. Voi fateci caso, sulle istruzioni del barattolo c'è scritto che per un 500 ml dovete metterlo in 20 litri, quindi qua è leggermente concentrato, ok? Non serve metterlo più concentrato, è che io ho bisogno di poco prodotto e quindi lo utilizzo così. Come vedete la carta va ad assorbire completamente lo staccaparati e in questo modo riusciamo già a iniziare poi a togliere il primo strato. Occhio se mi utilizzate delle spatole o altro, perché andate poi a grattare il vetro e vogliamo evitare di rovinarlo questo vetrino, anzi un bel vetro tagliato su misura ci serve assolutamente. Come vedete io ne avanzo, quindi quello che avanzo lo utilizzo per un secondo uso, quindi per una seconda passata su tutta la superficie. Adesso lo lasciamo agire qualche istante e poi iniziamo a staccar tutto. Come vedete inizia a venire via un primo strato, ok? Qua è importante toglierlo via perché questa è solamente carta, non farebbe penetrare bene il prodotto, quindi noi togliamo via il primo strato di carta e poi rimettiamo una seconda volta lo staccaparati. Potrebbe essere necessario anche mettere lo sverniciatore più tardi. Adesso vediamo come si comportano i vari strati di prodotto. Questa carta protettiva secondo me ha ancora un po' di strato, quindi rimetto lo staccaparati che ho avanzato. Sicuramente poi alla base per creare questo effetto c'è una vernice, quindi si andrà anche di sverniciatore. Però lo sverniciatore non arriva a fare il suo lavoro se prima non togliamo tutto lo strato appunto cartoso che c'è prima. Quindi mi raccomando, vedete che sta ancora un pochettino assorbendo. Se assorbe vuol dire che c'è ancora carta. Facciamo questo secondo passaggio, importantissimo, perché altrimenti va poi a finire che sprechiamo tantissimo sverniciatore, non ha senso. Tolgo per bene tutti gli ultimi residui di carta e colla per poi andare a mettere subito lo sverniciatore. Da cosa capiamo che c'è sicuramente una vernice sotto? Dal fatto che in parecchi punti, anche sul bordo, si vede che solamente grattando in modo approfondito viene via una vernice, uno smalto che c'è sotto, e lui andrà via solo con lo sverniciatore. Steniamo lo sverniciatore, quello nuovo, profumato al limone e giallo limone.
Lo stendiamo un po' più spessino e mi raccomando non deve seccare, quindi se siete in un ambiente caldo o comunque siete in un punto arioso, metteteci sopra un po' di pellicola, ok? Non dovete dimenticarvi lo sverniciatore sulla superficie, perché se ve lo dimenticate e risecca, non fa più effetto. Lui funziona fin quando è bello umido. Io ho la superficie sotto sì ancora un po' umidina dello staccaparati, ma non importa, a me va benissimo. Quindi lo stendo bene dappertutto, poi prendo un po' di pellicola, lo copro. Se avete ansia, perché fa troppo caldo, che appunto non faccia più effetto perché secca, piuttosto con uno spruzzino, spruzzate leggermente, vaporizzate prima di coprirlo con la pellicola. In questo modo rimarrà umido e attivo per più tempo. Tempistiche di funzionamento. Ragazzi miei, dipende sempre da che cosa avete sotto, perché le vernici che noi togliamo sono talmente vecchie che spesso e volentieri ci possono volere anche più passate di sverniciatore per toglierle, però avete sempre una tranquillità grazie a Magic Paint. Io lo sto usando senza guanti e anche se lo respiro non mi fa male, quindi mi raccomando, prediligete sempre sverniciatori che non siano pericolosi per la salute, ma efficaci. Siccome qua dentro fa parecchio caldo perché i ventilatori proprio sparano aria calda, io col vaporizzatore spruzzo prima di coprire, così. In questo modo resta umido più tempo e potrà tranquillamente funzionare. Ora noi con un po' di pellicola lo copriamo, lo lasciamo proprio qua, bello appiccicato. Perché? Perché a volte vedo che voi mi chiudete i mobili con un po' di pellicola, però è svolazzante, passa l'aria, funziona, quindi fa il suo effetto a cappotto solo esclusivamente se non passa l'aria che non lo può seccare. Ecco, vorrei dirvi, ma se non fa particolarmente proprio caldo, come se fosse agosto in Sicilia, e lo lasciate così anche un'oretta non succede nulla, ok? Quindi mi raccomando, deve essere umido e deve essere bello a contatto, in questo modo avrà tempo di agire senza dover poi andare a grattare troppo. Ora, mentre lui funziona, agisce, noi andiamo a colorare il mobile. Questo mobile deve diventare modernissimo e la base abbiamo scelto per blu. Sì. Vaschetta, perché per una superficie di questo tipo la vaschetta e il rullo sono le cose fondamentali per avere una bella finitura liscia, moderna. Quindi colo il mio pepper blu qua dentro, lo uso in purezza e Emma, qual è la cosa più importante da dire a casa ora che si deve partire a colorare un mobile di questo tipo? Che deve essere fatto ABA perfettamente, sgrassato perché è lucidissimo e bisogna utilizzare il colore puro. Allora, non ve l'ho fatto vedere ABA perché tutte le volte se no sempre ABA, Elisa, ci stressi, però qua ABA non è solo importante, è fondamentale. ABA va fatto bene, 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 più volte, se l'acqua è sporca si prende, si cambia l'acqua e si rifà ABA un'altra volta, ovviamente si sciacqua con un panno morbido. Dentro e fuori tutto quello che viene colorato, perché su una superficie di questo tipo Magic Paint pura aggrappa alla perfezione, dura anni e anni e anni, ma l'importante è la base purificata al 200%, ok? Come ABA, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca, più o meno su così di acqua calda, mettiamo 2 bicchieri di ammoniaca e 3-4 cucchiai di bicarbonato. Questa è la ricetta perfetta. Ora lascio a te pennello e barattolino e faccio vedere a loro come si parte con il rullo. Io oggi utilizzo il rullo a pelo medio, ma è già usato questo rullo, non è un rullo nuovo, quindi prima di iniziare a lavorare cosa faccio? La piega al rullo. L'importante è che voi vi ricordate sempre di farlo, sia che il rullo sia nuovo che già usato, perché in questo modo torna a essere soffice e più che altro si vanno ad eliminare eventuali residui che sono attaccati in mezzo oppure peletti che potrebbero staccarsi durante la stesura. Quindi questo è un passaggio obbligatorio. Un altro passaggio obbligatorio qual è? Il metodo di caricamento del rullo. Quindi iniziate a capire che il rullo va usato bene e se è già buona la prima vi assicuro che risparmiate. Invece qual è l'errore che vi porta a spendere più soldi quando utilizzate il rullo? Che me lo strizzate, voi me lo strizzate sia qua che quando lo stendete sul mobile. Adesso Clarissa vieni vicino a me, seguimi da questa parte, perché io faccio vedere con una sola mandata su questo laterale quanto copro con il rullo. Come sempre parto da metà e guardate, dovete far sì che scorra, come potete vedere aggrappa benissimo,
Non vi spaventate per la bucciatura, è normale che ci sia questa bucciatura perché il rullo è tanto pieno, ok? Però guardate per quanto tempo io riesco a stendere il colore grazie a come ho riempito questo rullo, guardate. Sto prendendo di qua dove ne ho messo di più e lo sto spalmando anche di là. Guardate. Io con una sola caricata di rullo ho fatto tutto il mobile, tutto il laterale. Ora sto solamente ripassando delicatamente, non sto schiacciando, è una carezza per eliminare eventuali difetti e basta. Quante volte ho preso colore? Una. Quindi fondamentale capire che col rullo non si usa più colore, lo si spalma meglio, ok? Senza fare sprechi. Ovviamente questo rettangolo deve essere tutto colorato, sopra, sotto, di lato, dietro, perché non è più tanto carino e bisogna renderlo perfetto. Però fidatevi di me, questo è il metodo migliore. Continuiamo. Come vedete Emma col pennello a punta 2 sta andando all'interno di questi fregi per colorarli al meglio. Invece io col mio rullo continuo anche sulla parte sopra che è grezza. Anche se è grezzo non me lo stendete diluito perché altrimenti cambia il colore. Ovviamente qua berrà un po' di più, quindi magari metterò un po' più di colore, ma non importa. È fondamentale avere una superficie bella bella unita, tinta unita perfetta. Guardate una sola mano di Pepper Blue, che colore spettacolare e che finitura dona. Qui ovviamente, essendo una superficie porosa che assorbe di più, mi porterà a caricare una volta il rullo. Però prima di caricare vado a unificare la superficie. Il metodo che vi ho fatto vedere oggi ve lo dovete salvare e ricordare sempre per quando si svernicia, che siano vernici vecchie, vernici nuove, tutto. Quindi ricapitoliamo: spessore di sverniciatore, leggera vaporizzata che aiuta a mantenere attivo e umido più spesso lo sverniciatore, pellicola appiccicata. Quanto sarà passato Emma? Mezz'oretta? Sì, non di più. Mezz'oretta. Ora vi faccio vedere quanto viene via bene, non faccio fatica e solitamente questa cosa qua a voi non capita perché ve lo dimenticate e me lo fate seccare. Guardate già. Me la rido divertita perché quando mi dite che il mio sverniciatore è biodegradabile, tutto quello che è non funziona bene, mi viene da ridere. Ho fatto fatica? No, è venuto via perché si è appiccicato talmente bene alla pellicola che ha fatto grip e che si è portata via tutto quanto. Ovviamente non ho aspettato che seccasse, quindi l'ABC per andare a sverniciare in modo perfetto anche una roba del genere è quello che vi ho fatto vedere oggi, quindi non mi fate seccare lo sverniciatore, ok? E qua dentro fa caldo oggi, fa molto caldo. Ora laviamo bene questo vetro perché è perfetto. Seconda mano. Emma, che è così brava e precisa, quando vuole, ha già messo le righe, no, il nastro carta per fare le righe. Ora, so che ci sono già dei tutorial in cui vi insegniamo a fare le righe belle, belle, perfette, però meglio sempre ribadire ogni tanto, anche perché lui diventerà stramoderno, strafico grazie a questo nastro carta. Qua abbiamo lasciato 5 cm, sì, ovvero la larghezza del nastro carta, color Pepper Blue, perché ovviamente sarà il colore di fondo. Mentre qui ci sarà una sorpresa, con l'ottanio. Quindi andremo a fare questo mix dove facciamo incontrare il Pepper Blue con questo color ottanio prepotente. Da questa parte frontale le righe sono ovviamente da questo lato, invece di qua le faremo continuare e andranno a proseguire anche sopra, quindi sarà una scatola fatta con le righe sopra così che avvolgono e davanti invece giù dritte. Continui tu? Sei troppo brava, quindi sì. Larghezza? Allora, noi qua davanti abbiamo fatto in modo che cadessero precise, perché poi potete non c'è una regola, scegliete voi in base alla larghezza. Ma la regola c'è! Beh, si parte sempre dal centro, questo sicuramente, però la larghezza potete sceglierla voi. E noi abbiamo fatto un calcolo approssimativo in modo che l'ultima riga cadesse precisa
dove volevamo noi, e quindi abbiamo usato una logica che è 13-5, 13-5. 13 rimarranno di ottanio, 5 rimarrà di pepper blue. Anche perché facendo 13 riuscivamo a tenere dentro alla prima riga centrale entrambi i pomellini. Ci sembrava più organizzato, più simmetrico, più pulito, ordinato. Quindi questa è la mia mentalità, Emma lo sa molto bene che io amo le cose simmetriche. Quindi vedete voi, ma secondo me è sempre molto giusto partire perfettamente centrali con le righe nel mobile. Ora di qua continuiamo. Esatto, un'altra accortezza sul lato per decidere un po' che dimensione tenere. Noi abbiamo provato a riportare il 13 partendo da qua, quindi il 13 girerà di qua. Qua rimangono, visto che questo è di 3 cm, un 10 cm che casualmente, ma anche per fortuna, sarà gli stessi 10 cm che rimangono al fondo del mobile, quindi anche il lato rimane proporzionato. Magari prima di mettere lo scotch da tutte le parti fatevi un calcolo approssimativo, ma semplicemente appoggiando più pezzi di scotch e vedendo qual è la misura che vi rimane, senza fare calcoli strani. Ecco. Esatto, quindi non iniziate subito a mettere il nastro così partendo dal fondo e facendo il giro giro, perché alla fin fine quando avrete fatto le righe vedrete che non è tutto quanto dritto, speculare e simmetrico. A me un po' mi urta, però io c'ho Emma. Sfrutto un po' lo scotch, lo indirizzo anche un po', perché la gravità aiuta sempre, e taglio. Aggiungo solo una cosa alla spiegazione di Emma, che è: se voi fate bene ABA e usate bene la pittura pura, senza diluirla, che aggrappi bene, secca, quando mettete il nastro carta non si scolla nulla. Sappiate che se stendete il colore e non avete fatto bene ABA o non è ben asciutta, il nastro carta può scollarvi il colore, quindi occhio a far bene tutti i passaggi precedenti a questo. Vai! Come già sapete, il trucco per fare righe perfette è stendere sul nastro carta lo stesso colore che abbiamo steso alla base, ma se uno vuole fare delle righe belle, precise e non ha più questo colore di fondo, perché magari le vuol fare sul muro, magari le vuol fare sul mobile che ha colorato molti anni fa, come fa? Ci passa sopra una mano di protettivo trasparente. Quindi ricordatevi, non avete più questo colore di base? Prendete il protettivo, lo passate sul nastro carta e siete a posto. Ora carico il mio pennellino e stendo il pepper blue, ovviamente sempre in purezza, sul nastro carta, nella parte che andrà poi a toccare il nuovo colore. Usiamo Sir o Sir. Come piace. Visto che Monsieur è stato mandato in pensione, abbiamo deciso di integrare una nuova tinta che è un ottagno leggermente più desaturato, forte, di carattere grintoso, che sta molto bene con i dorati, con il colore in contrapposizione. Oggi ve lo facciamo vedere quanto è bello con il pepper blu, è super coprente. Ovviamente faremo tutte le nostre righe, bene in coprenza totale, e ovviamente solo quando si toglierà il nastro carta si vedrà la perfezione delle righe. Fino a quel momento ci mordiamo le dita. Uno dei consigli più importanti da seguire sempre è che si toglie il nastro carta quando è ancora umido. Quindi se avete asciugato con il phon, occhio, ribagnate il nastro carta con il colore di fondo, ribagnatelo con il colore della riga e togliete subito il nastro. Proteggiamo il tutto col protettivo opaco, l'ho già messo nella mia vaschetta, l'ho già diluito del 10%, vado prima con il mio pennellino nei punti dove appunto non arriva il rullo e poi passo il rullo per rifinire il tutto. Dovete fare attenzione a non fare gocce, mi raccomando. Il protettivo opaco è veramente facile da usare, non lascia segni, è soddisfacente proprio come prodotto. Non vi preoccupate perché anche se siete alle prime armi sarà veramente facile con il protettivo opaco. Non si vedranno segni una volta asciutto, sembrerà di non aver spalmato nulla. Come vedete parto con il rullo veramente bello pieno e ho sempre il rullo a pelo lungo perché mi aiuta a far autolivellare molto bene i prodotti che vado a stendere. Mi raccomando, non schiacciate, accarezzate la superficie sempre, senza calcare. Scaricate al 100% il rullo, poi una volta che
abbiamo finito di stendere sulla superficie, si va a lisciare e si vanno a togliere eventuali accumuli o imperfezioni, rendendo il tutto molto fine e sottile. Da-dan! Ti piace? Molto. C'è lo spazio per i cocktail, no? Una volta C'è lo fatti. spazio. Ta-da! Quindi, missione compiuta, a me piace tantissimo e lo trovo veramente adatto sia dal punto di vista di ambiente, perché sta bene sulla parete su cui sarà messo, e secondo me abbiamo anche centrato no? Nell'idea di renderlo molto più moderno. Mi piace tantissimo. Emma aveva ragione in realtà nell'andare con la riga anche sopra questo fregio, perché in questo modo lo hai sdrammatizzato moltissimo e rimane molto più moderno. Chiaro, qua non è un restyling epocale dal punto di vista delle tecniche, perché è semplice: mani di fondo, righe con il nastro carta, con la giusta tecnica, protezione molto semplice. Ma intanto in questo tutorial abbiamo imparato a sverniciare un vetro che secondo me la metà di voi l'avrebbero buttato pensando che fosse recuperabile. Vi abbiamo fatto vedere come scollare quella carta appiccicosa, come sverniciarlo senza fatica e via, come fare delle belle righe precise e come sdrammatizzare un mobile così tanto lucido, così tanto vecchio e di poca prestanza in un modo molto semplice. Lo fai vedere dentro? Sì. Anche dentro ovviamente è stato ricolorato sempre pepper blu. Anche dall'altra parte c'è posto per mettere tutti i liquori, shaker, mixing glass, strainer, vediamo se no ho studiato, tutto l'occorrente per fare dei bellissimi cocktail e buonissimi cocktail. Quindi ora ricordiamo a chi è a casa dove, quando e come guardare la serie TV oltre che il nostro bellissimo tutorial. Allora, potete vedere la nostra serie TV che si chiama È quella giusta? La casa che cercavi. La potete vedere sulla 7 la domenica in tarda mattinata, oppure lo potete vedere in streaming sulla 7.it gratuitamente senza doversi registrare quando e come volete. Quando, come, dove volete, quindi non avete scuse, guardate, perché ci sono tantissimi tips, non solo mie di restyling, ma anche di progettazione, di restauro, tutto quanto, posti bellissimi, case stupende. Devo dire altro? No. Grazie, ciao! Ah, e dov'è che non trovano Magic Paint? Non la trovano su Amazon, la trovano solo sul sito magicpaint.it o dai rivenditori autorizzati che trovate sullo stesso sito in una cartina suddivisa sia per regioni, oppure scrivete la vostra città e vi esce il rivenditore più vicino. Se il rivenditore non è lì, non è un rivenditore Magic Paint, solo i rivenditori Magic Paint sono sul sito Magic Paint. Se non sono lì, non rivendono Magic Paint. Ciao! Ciao!